Nessuna lavorazione del terreno, produzioni altissime, sforzo fisico minimo, poco lavoro in generale. Oggi ti parlo di quello che sta diventando il mio metodo di coltivazione preferito, la mia esperienza a riguardo, ma ti dirò anche e soprattutto qual è il più grande svantaggio di questo sistema. Una cosa da non sottovalutare assolutamente. Quindi aspetta a correre a comprare il tuo nuovo letto rialzato, ti consiglio di guardare prima questo video e poi decidi te. Questo sistema di coltivazione sta diventando sempre più popolare anche qui in Italia, soprattutto tra quelle che magari hanno poco spazio a disposizione ma non vogliono rinunciare giustamente a coltivarsi qualche verdura o qualche erba aromatica. È un ottimo sistema che ti consiglio soprattutto nel caso tu abbia poca o nessuna esperienza nel fare l'orto. È molto più semplice questo rispetto a cominciare un orto in piena terra, l'orto tradizionale, diciamo. Io ho cominciato a utilizzare questo sistema nell'orto di casa, mi sono autocostruito un cassone lungo 7 metri tra l'altro, quindi un lavoro abbastanza importante, ma con del legno di recupero, con tutti i materiali di recupero. Ho dovuto comprare soltanto le viti, insomma degli angolari in metallo, e poi ho riempito questo cassone con buste di terriccio comprate, un po' di compost autoprodotto e materiali vari. Mi sono trovato benissimo, l'ho utilizzato per 2 anni, ma sarebbe ancora buono da utilizzare forse per un altro anno. Considera che non l'ho trattato con niente, non l'ho bruciato, niente di niente, semplicemente ho messo i pezzi di legno in fila. Ci ho coltivato di tutto, pomodori, cetrioli, cavoli, finocchi, patate. Sulle patate tra l'altro ci ho fatto un video. Considera che sono circa 5 metri quadri il letto rialzato che ho a casa e quest'anno ci ho raccolto circa 30 kg di patate. Sono 6 kg al metro quadro. Fai te. E comunque tutte le coltivazioni che ci ho fatto sono venute benissimo, ho fatto 0 trattamenti, 0 concimazioni aggiuntive. Quando l'ho costruito ci avevo messo 2 buste di letame comprato, ma comunque un'esperienza più che positiva, e il tempo che ho passato a levare le erbacce io credo in 2 anni sarà stato mezz'ora a dire tanto, ha quasi annullato quel problema lì. Questi qua che ho appena finito di riempire in questi giorni, cioè questo l'ho finito di riempire oggi praticamente e questo è già circa un mesetto, questi sono lunghi 2,40 m e larghi 1 metro. La capienza in litri mi sembra che sia circa 1400 litri. E adesso ti spiego come li ho riempiti, perché così arriviamo anche a quello che è secondo me lo svantaggio principale di questo sistema. Se hai già visto altri video qui dall'orto saprai che ho diversi alberi da frutto, quindi potature, e infatti le potature di quest'anno di marzo me le ero tenute apposta da parte, più coltivando, producendo tanti microgreens, una volta che li raccogli ti rimane la teglia di terriccio, e compostando quel terriccio insieme agli scarti di cucina nostri, gli escrementi delle nostre galline, quindi la pollina, ho accumulato nel tempo tantissimo compost. Non so se si capirà la dimensione di questa zona di compostaggio, ti assicuro che è abbastanza grande. Questo, come vedi, è tutto costruito con materiali di recupero, vecchi pallet, e qui era completamente pieno, proprio montagne su montagne, e questo compost l'ho usato non solo per riempire cassoni, ma anche qui nella serra, che praticamente piano piano la sto convertendo a no dig. Quindi come li ho riempiti questi 2 cassoni? Circa metà è piena di legno, le potature che ti accennavo prima, in basso i tronchi più grandi e poi salendo più in alto i rami un pochettino più piccolini. E la metà superiore è tutto compost che mi sono autoprodotto nel tempo, ma ce ne è voluto veramente tanto per riempire questi 2 cassoni. Ti ripeto, sono circa 1400 litri per ciascuno. Bene, allora perché sto insistendo tanto su questo discorso delle potature e del compost autoprodotto? Perché questo è il grande svantaggio di questo sistema, secondo me tra l'altro è l'unico. Se non hai materiali autoprodotti o sul posto, sul tuo terreno, per riempire questi cassoni grandi, dovrai comprare tutto, terriccio, compost che sia, letame, quello che è. Magari qualcosa puoi reperire anche a gratis, ma poi un po' di terriccio, un bel po' di terriccio ce lo dovrai mettere in superficie. E siccome secondo me non è consigliabile comprare terricci, quelli di qualità veramente scadente, perché dentro ci trovi di tutto, ne ho già parlato anche in altri video, dovrai comprare un terriccio di una qualità decente. E fra comprare il cassone e poi riempirlo vai a spendere una fortuna, ti ci vuole il mutuo.
Potresti risparmiare qualcosa autocostruendotelo, però comunque ci vuole un po' di lavoro, ti ci vuole il legno, poi ti consiglio di trattarlo per farlo durare più a lungo. Quindi alla lunga non so quanto risparmieresti, e comunque quello che influisce di più sul costo finale secondo me è il riempimento, ovvero il terriccio. Ti confermo quello che ho detto a inizio video, ovvero sta diventando il mio sistema preferito, questo insieme al no dig, soprattutto perché gli anni passano, la schiena fa male, il tempo è sempre meno e effettivamente risolve tanti problemi. Qualcuno ho visto in alcuni video che li riempie, per ritornare al discorso del costo di riempimento, con la terra dell'orto. Magari persone che hanno una buona terra, allora dicono per risparmiare riempo con la terra. Secondo me non ha molto senso, perché anche se la terra è buona, che sicuramente sarà piena di semi di infestanti, e essendo uno dei punti principali per me di questo sistema, cioè evitare la crescita delle infestanti, se te poi mi riempi cioè il cassone con la terra dell'orto, che ovviamente è piena di infestanti, e quindi ti porti dietro il problema, allora per me personalmente non ha più senso questo sistema. Allora ti dico, non sta nemmeno a comprare i cassoni o non li stare a costruire, coltiva direttamente a terra. Però poi ognuno ha priorità diverse. Io ti dico, per me il non avere praticamente infestanti, avere un terriccio sempre soffice pronto per trapiantare o seminare, e ribadisco dei risultati eccellenti. Io non lo so se sono stato fortunato, però 2 anni di fila con tante coltivazioni diverse mi sembra strano che sia solo fortuna. Secondo me il sistema funziona, quindi nel tempo vorrei addirittura ampliare anche qui al campo i cassoni. È che c'è da produrre tanto compost, insomma è quello l'unico ostacolo, ma è un sistema che mi piace tanto, e a me che faccio l'orto da un po' di anni, ma te lo consiglio anche a te, soprattutto se sei un principiante, se fai l'orto da 1 o 2 anni, se stai cominciando ora. Se hai la possibilità di avere dei materiali e non spendere una fortuna, è un ottimo sistema. Non mi chiedere dove ho comprato questi cassoni, perché cioè, li sto cominciando a usare ora, non ti posso dire ti consiglio questi cassoni in particolare, non sarebbe corretto. Ti dico, io ti consiglio il sistema, poi in base alla tua situazione, in base al tuo contesto, scegli cosa funziona meglio, se questo in alluminio, in legno. Qualcuno dice che in alluminio, ma anche quelli in legno si scaldano troppo durante l'estate. Secondo me con la pacciamatura, delle leggere ombreggiature si risolve un po' il problema, però anche lì dipende dal contesto. Per me i pro sovrastano i contro su questo sistema. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivimi nei commenti tutto quello che mi sono dimenticato, perché il video è improvvisato, dimmi se ho sparato qualche baggianata, lo accetto volentieri. Sono sempre aperto a imparare, si impara tutti i giorni nell'orto, quindi scrivimelo nei commenti, e grazie per aver visto il video fino alla fine. Ciao!